tutti e benvenuti nel mio nuovo corso di uncinetto per principianti. Se non avete mai preso l'uncinetto in mano, siete nel posto giusto. Oggi vi mostro come tenere il filo e l'uncinetto in modo da partire con le basi giuste. Per iniziare vi basta davvero poco: uncinetto, un gomitolo di filato e un paio di forbici. Io vi consiglio un uncinetto di misura media tipo 4 o 5 mm e un filato di cotone o acrilico, non troppo sottile ma neanche troppo spesso, così chiaramente vi sarà più facile vedere i punti e lavorare senza fatica. Ma come si tiene l'uncinetto? Allora, l'uncinetto si può tenere in due modi: come una penna oppure come un coltello. Non c'è un modo giusto o sbagliato, scegliete quello che vi fa sentire più comodi. Ma come bisogna tenere il filo? Ora vi mostro come passare il filo intorno alle dita. Serve proprio per mantenere la tensione. Vedete, guardate, io mentre lavoro sembra complicato, ma vi assicuro che dopo un po' la mano si muoverà da sola. Come potete vedere, le due dita, anulare e mignolo, tengono praticamente bloccati i fili. Vedete, io adesso sto lavorando e sto tenendo con anulare e mignolo fermo il filo e man mano, vedete, faccio in modo che scorra sulle dita. Se il filo scappa o si stringe troppo, non preoccupatevi, è normalissimo quando poi si ricomincia, quindi badate bene alla tensione. Un'altra informazione che vi sarà utile è sapere come iniziare a lavorare tirando il filo. Allora, ogni gomitolo, sia di lana che di cotone, ha sia un filo, vedete, che è sulla parte centrale del gomitolo, quindi quando hanno arrotolato la lavorazione, e un filo che fuoriesce, vedete, dal centro. La maniera corretta in realtà non esiste, nel senso che potrebbe essere comodo, se avete un portagomitolo, anche infilare all'interno del gomitolo e andare a srotolarlo. Però la maniera corretta, diciamo, per non avere difficoltà nella lavorazione è quello di lavorare, vedete, dal centro, in modo che voi man mano che tirate il filo il gomitolo resta fermo e non rischiate che si attorcigli la lavorazione. Ma nasce spontanea la domanda per le principianti di come si fa a capire quale uncinetto è adatto a quale spessore. Allora, in ogni etichetta che vi viene fornita vicino al filato, voi avete a disposizione dei dati tecnici. Non solo vi dice che tipo di materiale, quindi se volete lavorare con un cotone, ad esempio questo è 100% cotone, ok? Vi dice i grammi, quindi quando dovete iniziare un lavoro, in genere chi fa il tutorial o nella scheda tecnica c'è la quantità del filato, quindi voi andate a procurarvi il filato che vi occorre per quel progetto. Vi dice anche i metri sono necessari, perché spesso che cosa succede? Sempre chiaramente un filato in base al suo spessore, quindi vedete questi sono due spessori completamente diversi, è chiaro che per lo spessore più doppio ci vorranno più metri per raggiungere un determinato progetto. Chiaramente il cotone è leggermente più leggero, la lana è leggermente più spessa, quindi di conseguenza varia la quantità se noi cambiamo ovviamente il materiale. Ora guardate, qui in descrizione c'è il simbolo dell'uncinetto e ci dice 3.5/4, quindi significa che io, in base alla mia manualità ma anche in base a come voglio il progetto, devo decidere se usare il 3,5 o il 4, quindi in questo caso potete fare delle prove. Chiaramente è sempre opzionale, perché alcune magari che lavorano molto stretto potrebbero decidere addirittura di lavorare con mezzo punto in più, quindi inizialmente, siccome tendete a tirare il filo, potrebbe essere necessario aumentare di mezzo punto. Chiaramente serve molta pratica, quindi inizialmente esercitatevi con quello che sarà il primo punto della prossima lezione, cioè la catenella. Ricordatevi che tutti all'inizio fanno pasticci con il filo, io pure ci ho messo un po' a trovare il mio ritmo, quindi non mollate, con un po' di pratica diventerà tutto naturale. Nella prossima lezione vi insegnerò
a fare la catenella, che è il primo vero punto all'uncinetto. Trovate la playlist completa del corso in descrizione qui sotto, così potete seguire le lezioni in ordine. Grazie per aver seguito questa brevissima prima lezione. Scrivetemi nei commenti se avete già scelto il vostro filato e quale uncinetto userete. Ci vediamo alla prossima lezione e ricordate che un punto alla volta e presto anche voi farete delle magie con l'uncinetto.